Le variabili in Scratch. Questa è la puntata 004. Io sono Renato, questo è il canale Euterpe Lab e adesso si parte a esplorare la creazione e a che cosa servono le variabili su Scratch. Via! Allora, oggi parliamo delle variabili. Ho pensato di dividere questa puntata almeno in due parti, prima parte e seconda parte, perché ci sono dei concetti comunque da apprendere un pezzo alla volta, altrimenti si fa indigestione. Allora vediamo che qua c'è il nostro programma che avevamo lasciato, che abbiamo creato nelle puntate precedenti. Qui c'è il nostro solito gattino. Facciamo runnare, come dicono i più esperti, runnare da to run, dall'inglese to run che vuol dire far correre, far funzionare, e vediamo che otteniamo la solita passeggiata col colloquio, col saluto che si fanno il cagnolino e il micetto. Poniamo che adesso vogliamo cambiare programma e vogliamo far partire il micetto da qua. Vi faccio osservare che qui, quando cambiamo posizione sull'asse X, che è l'asse orizzontale, cambia anche questo valore qua e diventa, per esempio, qua è originale è meno 183, adesso dove l'abbiamo messo adesso è meno 133. Allora come facciamo? Andiamo a guardare il programma e vediamo che ci sono i due valori di partenza e sono messi qui e qui. Qua è all'inizio, lo posiziona all'inizio perché se noi lo mettiamo qui e facciamo correre il programma, vediamo che lui torna in automatico qui e dopo svolge il programma perché gliel'abbiamo detto qui. Ora torna indietro e torna sempre a meno 183. Bene, vogliamo cambiare questo valore, come facciamo? E far partire il gattino, quindi lo facciamo partire qua. Leggiamo il valore qui, che è meno 134, lo scriviamo qua, meno 134. Bisogna mettere il meno, non dopo, ma prima, meno. Quindi anche qua, meno 134. Ora vediamo che questo è un programma semplice, è un programma didattico, ma immaginiamo di essere che ci appassioniamo a Scratch e diventiamo esperti. Questi moduli qua non sono più 10-12 come adesso, ma potrebbero essere anche 50, 150, 300, eccetera. Quindi diventerebbe difficoltoso che se noi dobbiamo cambiare questo parametro su tanti moduli così, ci vuole una soluzione che lo faccia in automatico senza scrivere ogni volta ogni modulo interessato meno 134, meno 134, e ci toccherebbe in manuale andare a cercarli. Allora la soluzione in questo caso molto semplice è le variabili. Le variabili le troviamo qui nella famiglia arancione. E come si fa però? Perché il concetto magari l'abbiamo anche appreso, ma dobbiamo metterlo in opera. Allora si va su crea una variabile e dobbiamo darle un nome che ci ricordi subito a cosa serve. Per esempio potremmo in questo esempio chiamarla posizione X. La facciamo valere per tutti gli sprite perché si possono creare variabili dedicate solo a un unico sprite, che sappiamo bene vuol dire personaggio, ma in questo caso per tutti gli sprite. Ok. Bene, e adesso dobbiamo prendere questo modulo qui che si chiama porta la mia variabile e vedete che c'è un menu qua.
e troviamo quella che abbiamo creato adesso, posizione X. Ovviamente possiamo crearne infinite di variabili, ma appunto in questo tutorial ne creiamo una sola che abbiamo chiamato posizione X. Clicchiamo sopra e la portiamo dove? Allora la posizione predefinita per le variabili è sotto Start, sotto la bandierina verde. Ora qui scriviamo meno 134, ma potrebbe essere anche meno 200, meno 100, quello che vogliamo. In questo caso abbiamo detto meno 134, giusto per variare facciamo meno 130, meno 130. Qua non è venuto fuori bene il meno perché sono sulla macchina virtuale. 130. Ecco qua. A questo punto abbiamo all'inizio del programma porta posizione X a meno 130. Quindi cosa dobbiamo fare per automatizzare e dove ci serve? Cioè qua e qua. Si sposta il modulino qui con la scritta posizione X, lo si trascina qui e anche ovviamente su tutti i blocchi su cui vogliamo imporre il nuovo valore meno 130. Ora vedete qua c'è scritto meno 130, è come se ci fosse scritto qui e qui. Dobbiamo sempre immaginare che noi stiamo facendo un tutorial con esempi semplicissimi, basic, ma in realtà potrebbero esserci, come dicevo, diverse decine se non centinaia, forse in qualche raro caso anche migliaia di blocchi, e potrebbero essere coinvolte in questa variabile un numero indefinito di blocchi che scegliamo noi in base a quello che vogliamo ottenere. Vediamo che sopra lo stage, qui nella parte alta dello stage, viene fuori per ricordarci che c'è una variabile in atto. Facciamo partire il programma giusto per vedere cosa succede. Bene, è partito dalla posizione dove volevamo noi e ovviamente adesso tornerà in quella posizione lì, che non è più il margine vicino al margine, ma è meno 130. Se ci dà fastidio il memo qui, possiamo anche in due modi possiamo farlo sparire, con nascondi oppure vistando qua la variabile. Io direi che questa puntata è proprio brevissima, la finisco qua perché non voglio mettere troppa carne al fuoco e ci sarà probabilmente una seconda puntata sulle variabili. È giusto che però io dia uno spiegone adesso, scusate se mi dilungo, ma ovviamente qui bisogna fare attenzione in questo tipo di corsi, di tutorial, di recensioni, di first look in realtà, come li ho voluti chiamare, a non dilungarsi troppo, perché c'è la parte teorica e la parte di esempi. Allora, fare solo la parte teorica su internet non funziona e sinceramente io non sono una persona adatta a fare solo la parte teorica o a insegnare solo la parte teorica. Ci vogliono gli esempi, quindi ci vuole un equilibrio metà e metà fra parte teorica ed esempi. Almeno io la vedo così, perché se fai troppa teoria la gente si stanca e se fai troppi esempi la gente non impara le basi su cui diventare autonoma nell'operatività, nello sviluppo di queste cose. Bene, scusate l'inciso e ci vediamo alla prossima, un abbraccio, ciao, grazie.